Salve amici e benvenuti a Il mistero è servito. Dove l'hai preso? Non importa, è assolutamente puro. Che razza di mostra hai agganciato come cliente questa volta? Un fanatico satanista. C'è un solo modo di procurarselo dalle ghiandole dell'adrenalina di un corpo umano vivente. Lo so, ma quello non aveva soldi per pagarmi. Mi ha offerto del sangue umano, ha detto che mi avrebbe fatto viaggiare come mai in vita mia. Pensavo che scherzasse. Così gli ho detto che a quel punto preferivo un'oncia di adrenocromo puro. Adrenocromo, una sostanza estratta da un corpo umano vivo. Ma può esistere veramente questo tipo di droga? Secondo numerosi ricercatori indipendenti, non solo è reale, ma molti dell'elite illuminati ne sono dipendenti e non si fermerebbero davanti a nulla pur di soddisfare questa loro dipendenza. Mi sussurrò all'orecchio: voglio bere il tuo sangue. Molto prima che la cultura popolare rappresentasse i vampiri come eroi sexy, storie di una mostruosa nobiltà che bramava sangue umano, era davvero reale Elizabeth Bathory, la famigerata contessa sanguinaria. Era una nobildonna ungherese del XVII secolo che sistematicamente uccise numerose giovani ragazze, non solo per fare il bagno nel loro sangue, ma anche per consumarlo, per berlo. Le torture si susseguivano, dopo il bagno lo beveva. Elisabeth squarciava la carne delle vittime e poi le sollevava appendendole alle travi e ne beveva il sangue che ne colava. Potrebbe davvero esistere una setta nella società civile attuale realmente dipendente dal sangue? E se sì, perché? Una ricerca più approfondita mostra che il motivo potrebbe essere un certo ormone che inonda i nostri corpi durante periodi di intensa paura o eccitazione, l'adrenalina. E così l'adrenalina è una sostanza rilasciata dal corpo nel flusso sanguigno quando sei in una situazione potenzialmente pericolosa. È responsabile delle risposte dei mammiferi al lotta o scappa, facendo aumentare la sensibilità nervosa, potenziando le capacità sensoriali, la forza e l'energia. In qualche modo ci dà la risposta alla paura, fornendoci dei poteri, si potrebbe dire, sovrumani. In qualche modo sei in grado di concentrarti davvero, sei in grado di usare la forza muscolare in un modo che altrimenti sarebbe impossibile. Fondamentalmente queste sostanze che cadono in cascata nel flusso sanguigno possono inondare il nostro cervello e cambiare il modo in cui pensiamo, cambiando il modo in cui funzionano i nostri corpi. Non sentiamo dolore. Nelle giuste condizioni può essere esattamente la cosa giusta, può essere esaltante e decisamente avvincente. Quando sperimentiamo qualcosa come un salto col paracadute, ad esempio, stiamo avendo la stessa sostanza chimica nel nostro cervello che un utente di sostanze dopanti sperimenta nel suo di cervello. Così assolutamente puoi diventare dipendente da quello che è, diciamo così, follia. Il termine giusto è drogato da adrenalina. Il sacrificio di sangue umano o animale è stato a lungo parte di rituali di molte culture e fu scoperto che dopo aver consumato l'adrenalina fresca del sangue saturo di una vittima terrorizzata, i partecipanti avrebbero sperimentato un tipo di esaltazione adrenalinica che poteva includere allucinazioni, acquisizione dei sensi, aumento della sensazione di euforia, attribuendo a volte tutti questi effetti ad una causalità soprannaturale. Alla fine furono elaborati dei precisi tempismi, in modo da uccidere la vittima nel momento di massima quantità di adrenalina immessa nel corpo. Questa conoscenza era tramandata attraverso società segrete e antiche scuole misteriche, in generale in culti satanici.
Quando torturano i bambini provocando l'aumento di produzione fisica di endorfine nel corpo a causa del terrore e del dolore, eh, eh, così quando i satanisti bevono il sangue in realtà diventa come una sostanza chimica e sappiamo come possono inebriarsi col sangue di una vittima torturata. Queste entità si nutrono di energia umana e una delle cose che fanno è quando stanno sacrificando qualcuno, le persone con luce invisibile. I satanisti e quelli delle loro stirpi sono tutti a bere sangue, tutti lì a bere sangue, perché quando il terrore raggiunge un certo punto nel rituale, una certa quantità di adrenalina va nel sangue. Queste persone sono estatiche, voglio dire drogate, anche se non è il termine esatto, ma su un altro livello, un livello energetico diverso. Anche delle entità si stanno nutrendo dell'energia proveniente dal terrore e dalla paura. Molti sacrifici satanici includono un certo consumo di sangue e forse anche parti dei corpi. Ancora più inquietante è che alcuni di questi gruppi preferiscono il sangue di bambini, credono che sia più potente. Un'altra ragione per cui l'elite beve il sangue dei bambini è che sono noti gli effetti rigeneranti. Perché pensate che alcuni di questi vecchi satanisti illuminati vivano così a lungo? Si scopre che bere il sangue dei bambini è un sistema anti-invecchiamento, un dispositivo anti-invecchiamento. Sono davvero turbato e disgustato, ma è un fatto chimico. Se bevono il sangue di un bambino adrenalizzato, vale a dire che hanno terrorizzato il bambino, non solo con sodomia, ma anche con torture e altre cose rituali sataniche. Se hanno adrenalizzato il sangue prima di ucciderlo e poi lo bevono, tutto questo è un dispositivo anti-invecchiamento doppiamente efficace. Possono anche raccogliere il midollo osseo del bambino, dei bambini, così questi vengono uccisi per il loro midollo osseo come sostanza anti-invecchiamento per l'elite. Non mi invento nulla, questa roba è andata avanti nel corso della storia, non è nuova. Al giorno d'oggi molti dell'elite satanica sono dipendenti dal bere sangue adrenalizzato. Qualsiasi animale che venga torturato al momento della sua morte secerne tutto questo adrenocromo, e questo è così potente da essere una droga. E queste persone ne sono dipendenti perché evoca le dimensioni più grandi, forze demoniache, per aiutare a realizzare i loro desideri. Inoltre credono in qualche modo che questo incrementi il loro potere, e forse accade veramente. Numerosi sopravvissuti hanno attestato il coinvolgimento sessuale delle sette sataniche impegnate in rituali di consumo di sangue adrenalizzato, sperimentando un massimo dell'adrenalina. Prima di uccidere un bambino lo torturano e terrorizzano in modo da pompare l'adrenalina nel sangue e poi godono nel berlo. A loro piace quel sangue e sono molto dipendenti dall'adrenalina. Quindi c'è una realtà, una scienza quando analizzi questa cosa. C'è una scienza dietro di loro. La loro addizione è dietro la loro dipendenza. Secondo il ricercatore Kurt Barker, autore del libro Cannibalismo, bevitore di sangue e satanismo, ci sono dei membri molto abili e ben organizzati e ben, diciamo così, addestrati nelle sette sataniche che rapiscono sistematicamente delle persone, le torturano per adrenalizzarne il sangue, lo raccolgono per berlo. Continua poi affermando che alcuni sono raccoglitori di sangue adrenalizzati professionisti per venderlo. Artisti pop come Kesha hanno eseguito il rituale del bere sangue sul palco. Ma il sangue adrenalizzato non è tutto. Come altri tossicodipendenti che cercano situazioni sempre più forti, alcuni la preferiscono nella forma più pura e potente
E qui entra in gioco l'adrenocromo. Adrenocromo, la grande droga del grande segreto degli Illuminati. Tecnicamente è un composto chimico prodotto dal corpo umano quando l'adrenalina si ossida. È stata menzionata per la prima volta come droga ricreativa da un satanista nel libro Hunter di S. Thompson, Paura e eccesso a Las Vegas. Dove l'hai preso? Non pensarci, è assolutamente puro. Che razza di mostro hai assoldato questa volta? Un cretino satanista. Almeno sai che cosa contiene questa cosa? Adrenalina, ragazzo, da un corpo umano vivo. Non aveva soldi per pagarmi e dice che se bevo sangue umano viaggio come non mi è mai successo in vita mia. Credevo che scherzasse, ma mi disse che è un composto di adrenocromo puro. Chissà, forse era soltanto un pagliaccio eccentrico. Alcuni dicono che questa cosa sia pura finzione, ma tuttavia Thompson era un esperto nel combinare la fiction con grandi dosi di verità e Thompson certamente lo sapeva. Lui stesso fu accusato di essere coinvolto in operazioni snuff per le elite Illuminati. In questa forma grezza l'adrenocromo è conosciuto per causare allucinazioni estreme, senso di superpotenza ed euforia. Come si ottiene questa sostanza? Una vittima viene terrorizzata e torturata sapendo che verrà sacrificata. Gli viene detto che verrà sacrificata. Questo incrementa la quantità di adrenalina pura che fluisce nel sangue attraverso il corpo. Dopo viene uccisa e l'adrenocromo viene raccolto con una siringa dalla base del collo o del midollo spinale. Secondo il ricercatore e autore Fritz Springmeier, una volta una vittima umana produce solo circa 10 centimetri cubici di adrenocromo, per cui una volta che viene raccolta la droga può essere venduta al mercato nero o nei reconditi angoli del dark web a un prezzo esorbitante. La cultura popolare ha prodotto delle forti evidenze intorno al fatto che questa droga segreta potrebbe essere una cosa reale. Nel suo libro Arancia Meccanica, lo scrittore inglese Anthony Burgess ha menzionato una sostanza chiamata Drink Chrome come uno dei farmaci che venivano aggiunti al latte immaginato, il Milk Plus. Stanley Kubrick in seguito decise di fare questo film e alcuni ricercatori hanno ipotizzato che parlasse proprio dell'adrenocromo. Nel 1982 la banda rock britannica Sister Mercy ha pubblicato una canzone chiamata proprio Adrenocromo, in cui è menzionata più di una volta la sostanza misteriosa. E cosa ne pensate, ragazzi? Hunters ci ha dato una piccola dose di realtà? Potrebbe essere questa la vera ragione dietro tutte le leggende di vampiri e altre storie di sangue? Bene, basta per oggi. Chiudiamo qui il video. Voglio ringraziare tutti quelli che seguono e ci supportano, che supportano il canale, che ha superato i 1300 iscritti. Grazie ancora e come sempre un caloroso abbraccio. Arrivederci da Il Mistero è Servito.